Ciao Prataroli, oggi parliamo di questo stupendo obiettivo, un 33 mm super luminoso, 0,95, ideale sia per foto ma anche per video. Essendo così luminoso va benissimo, si può scattare sia in notturna ma anche addirittura alla luce di una candela, basta pochissimo. Questo consente anche di avere uno sfocato, molto bello, da un diaframma a 9 lamelle che possono essere regolate in maniera continua, cioè senza scatti, direttamente da una ghiera sull'obiettivo. Il fatto di non avere scatti può essere molto utile per l'operatore video, perché può variare l'apertura del diaframma e quindi tipologia di immagine senza scatti, senza saltelli. Stesso dicasi per la messa a fuoco, che attenzione è solo manuale, e questa è una scelta che devo dire personalmente a me piace molto. Sarà che vengo dal mondo analogico, ma il fatto di poter mettere a fuoco con una ghiera molto fluida e correttamente rallentata, devo dire è anche un piacere. A proposito di messa a fuoco, la distanza minima è di 35 cm, quindi quasi nel campo della macro, consente di avvicinarci molto. A queste distanze però comincia a peccare un pochino di precisione sui colori, nonostante sia uno schema ottico piuttosto complesso, perché sono 14 lenti in 9 gruppi, con ben 3 elementi a dispersione ultra bassa e un elemento sferico. La combo di questa tipologia di lenti di vetri speciali consente una perfetta conversione dei raggi sul piano della pellicola o del sensore in questo caso, soprattutto per quelle lenti che cominciano ad essere dei grandangoli, perché un 33 otticamente è un grandangolo, in realtà ha un angolo di apertura di 46 gradi che su un formato APS-C corrisponde a un 50 mm sul formato standard 35 mm, quindi è come se fosse un normale, per intenderci. Ha incorporato un paraluce quadrangolare perfettamente ottimizzato sul formato del sensore. Sui grandangoli di un certo pregio si comincia ad avere appunto un paraluce di questa forma, proprio per non entrare nel campo visivo e cercare di riparare la lente frontale, che è abbastanza ampia, ripararla il più possibile dai raggi incidenti che possono poi creare delle riflessioni interne un po' antipatiche. Queste in ogni caso verrebbero scongiurate dal trattamento antiriflessi, che poi, se lo andiamo a vedere nel dettaglio, è abbastanza articolato. Ogni lente ha diversi strati per eliminare ogni tipologia di riflesso di luce incidente. Che altro dire? È disponibile con diversi innesti. Noi stiamo provando quello per la Sony, ovviamente ghiera in metallo, quindi una connessione obiettivo macchina assolutamente sicura e precisa. Il diametro filtri esterno è 62 mm, quindi se vogliamo montare dei filtri polarizzatori o natural density o altri filtri creativi, ricordiamoci il diametro 62. L'altra cosa molto utile, che ha una duplice ricaduta, è che la messa a fuoco è interna. Questo che vuol dire che variando la messa a fuoco l'anello anteriore non si muove. È essenziale se stiamo utilizzando un filtro polarizzatore, che altrimenti dovremo stare in continuazione a regolare. E l'altra caratteristica importante è che, essendo appunto la messa a fuoco interna, non ci sono parti in movimento esterne, quindi l'obiettivo risulta molto più resistente a polvere e sporco, e quindi è come se fosse sigillato. Poi, se volete vedere qualche video di esempio, guardate i link in descrizione. Vedrete una resa cromatica davvero bella, davvero buona. L'effetto sfocato è molto gradevole, come accennavo prima, e anche se andiamo a vedere nelle situazioni quelle difficili con un controluce o con un bianco molto contrastato, vedrete che non ci sono aberrazioni cromatiche, non ci sono effetti flare, così come i riflessi interni sono ridotti veramente al limite. Questo quando abbiamo per esempio la luce del sole o un'altra fonte luminosa puntiforme all'interno dell'obiettivo. Poi, volete saperne di più? Guardate il link in descrizione, dove c'è la scheda tecnica fornita dalla casa, devo dire molto completa e funzionale. E poi, come al solito, se vi è piaciuto, iscrivetevi e seguiteci. Ciao Prataroli!